Oggi prepariamo insieme un classico della tradizione italiana, la parmigiana di melanzane. Questi tipi di melanzane, quelle comuni, sono quelle più idonee per fare la parmigiana perché hanno una fetta bella lunga e larga il giusto per coprire la teglia. Quelle lunghe e strette invece non vanno molto bene e anche quelle tonde sono molto grandi, però quelle tonde sono più dolci rispetto a questo tipo di melanzana. Adesso togliamo la parte verde e poi con una mandolina ricaviamo le fette. Potete tagliarle anche al coltello, ma con la mandolina tutte le fette verranno dello stesso spessore. Vedete? Questo spessore andrà più che bene. E proseguo in questo modo fino a affettare tutte le melanzane. Ed ecco le nostre melanzane tagliate. Ora prendiamo un po' di sale grosso, prendiamo un colino capiente messo sopra una ciotola e ci mettiamo dentro le fettine a spurgare con il sale grosso. Servirà per ammorbidirle e per fargli perdere l'acqua di vegetazione in più, che spesso è anche amara. Le mettiamo belle piatte una sull'altra. Aggiungiamo un pochino di sale grosso che aiuterà quindi a far perdere, come vi dicevo, l'acqua e poi ci mettiamo un peso sopra per schiacciare un po' e le lasciamo così almeno per un'ora. Ed ecco qua, ci mettiamo sopra un piatto e un peso, potrebbe essere un barattolo. E adesso, come ho detto in precedenza, le lasciamo spurgare per almeno un'ora. Mentre le nostre melanzane spurgano, noi ci dedichiamo al sugo di pomodoro. In un tegame mettiamo dell'olio extravergine di oliva e ci aggiungiamo la cipolla tritata e la facciamo appassire. Perfetto, la cipolla è ben appassita. Aggiungiamo quindi la passata di pomodoro. Ora saliamo anche un pochino, mescoliamo, aggiungiamo qualche fogliolina di basilico copriamo con una retina e lasciamo cuocere a fuoco dolce per 10-15 minuti, sempre ogni tanto mescolando. La retina servirà a evitare schizzi in cucina. Ed ecco le nostre melanzane che sono state sciacquate velocissimamente, mi raccomando, sotto l'acqua corrente per togliere il sale in eccesso. E poi bisogna tamponarle e asciugarle molto bene con un canovaccio oppure con della carta assorbente da cucina. Qui ho una pentola capiente con dentro dell'olio di arachidi che ho portato a 170-175 gradi. E adesso cominciamo a friggere le nostre melanzane. State attenti a non bruciarle, ma dobbiamo toglierle quando saranno dorate. Rigiriamole in modo da farle dorare da entrambi i lati, ma già quando saranno così, di questo colore, le possiamo scolare. Scoliamole bene e mettiamole su dei fogli di carta assorbente. E continuiamo con le melanzane. Perfetto, e ora possiamo comporre la nostra parmigiana. È arrivato il momento quindi di comporre la nostra parmigiana. Qui ho una pirofila, potete utilizzare anche una teglia. Ci mettiamo sul fondo un pochino di olio extravergine e un po' di sugo. Lo spargiamo per bene su tutto il fondo. E adesso cominciamo a fare gli strati con le melanzane. Le sovrapponiamo leggermente e foderiamo tutto il fondo. Primo strato, quindi di nuovo sugo di pomodoro, spargiamolo bene, e uno strato di caciocavallo grattugiato.
In questa pirofila farò 4 strati e anche il formaggio va suddiviso quindi in 4 parti. La parte finale l'ho messa già da parte in modo da non sbagliarmi, perché quella è quella che andrà a chiudere la nostra parmigiana. La parmigiana è un piatto conteso tra Sicilia, Campania e la città di Parma e ovviamente a seconda del posto dove viene preparata il formaggio cambia. In Sicilia si usa il caciocavallo ragusano, quello rettangolare. In Campania magari si usa la provola o anche la mozzarella, ma io la mozzarella non la metto perché rilascia molta acqua in cottura e ovviamente a Parma si userà anche il parmigiano, ma sono tutte e tre ottime soluzioni che rendono comunque questo piatto molto saporito. Adesso, dopo il nostro caciocavallo, di nuovo le melanzane e continuiamo così fino a terminare tutti gli strati. E siamo all'ultimo strato. Possiamo utilizzare tutto il pomodoro avanzato, il nostro caciocavallo. Perfetto, ora inforniamo la nostra parmigiana nel forno statico a 200 gradi per circa 30 minuti. Ecco la nostra parmigiana pronta. Mi raccomando, prima di tagliarla fatela intiepidire, si deve assestare e compattare. Strato su strato, consistenze diverse ma in armonia tra loro. La parmigiana di melanzane risveglia in molti di noi ricordi di infanzia. Certo non è un piatto leggero da tutti i giorni, ma ogni tanto la leggerezza possiamo tenerla da parte in favore del gusto. Che ne dite? Beh, adesso tagliamone una fetta. Se vi è piaciuta la mia parmigiana di melanzane rifatela a casa e fatemi sapere nei commenti.